Benvenuti in questo quarto episodio dedicato alla serie Visual Studio. Oggi andremo a vedere come creare un semplice cronometro. Per prima cosa andiamo sul nuovo progetto. Naturalmente, come avete visto negli altri episodi, utilizziamo il linguaggio BASIC e rinominiamo a nostro piacere il nome del progetto. Per semplificare scrivo cronometro. Andiamo subito ad importare i nostri strumenti. In questo caso ci serviranno 3 button, 3 label ed infine un timer. Posizioniamoli in modo da semplificare la nostra grafica. Come si deduce, il timer non è uno strumento fisico, cioè non si trova all'interno della nostra finestra. Serve appunto per eseguire determinate azioni a ogni intervallo di tempo. Richiamoci subito nella proprietà del nuovo strumento e come vediamo su intervallo è impostato di default 100, perché l'unità di misura in cui si misura l'intervallo è millisecondi. Dunque voi equivaletelo in secondi, aggiungendo uno 0. Ritorniamo invece nel nostro progetto principale. Dunque andremo a rinomare i seguenti pulsanti e label e poi andremo successivamente a configurare anche la finestra. Dunque come button 1 possiamo dargli il nome Start oppure Inizio. Button 2 invece Stop oppure Arresta. E infine il button 3 Formatta o resetta, è uguale. Bene, ora andiamo sui label, andiamo tutti quanti a denominarli con 0. Bene, ora cambiato, denominato i label, dovrete ancora rispostarli. Dunque, se volete potete selezionarli tutti e tre. Possiamo andare a cambiare font in modo da ingrandirli. In questo caso di default lo troviamo a 8, possiamo fare anche un 12. Bene, ora andiamo invece sulla finestra generale. Allora, possiamo chiamarla cronometro. Ok, poi andiamo sempre a fare qualche nostro ritocchino, cioè la start position, molto importante, lo andiamo a mettere center screen in modo che si avvierà al centro del nostro schermo. E poi andiamo ora al form border style e andiamo a mettere fix single in modo che, se avviamo il debug ve lo mostro più semplicemente, la finestra non può essere ingrandita o rimpicciolita. Un'ultima cosa è andare a mettere false su maximize box in modo da non permettere l'ingrandimento totale della nostra finestra, ma renderla solamente attivabile a riduce icona. Ora spieghiamo le operazioni che deve compiere il nostro timer. Allora, noi dovremo dare un comando allo strumento timer che lo rieseguirà ogni secondo. Qual è il comando che dobbiamo imporre? Noi dobbiamo far sì che ogni secondo sommi al nostro terzo label 1. Dunque andiamo a mettere codice.
Vi ho detto che il testo del label dei secondi deve equivalere al suo testo, a cui andiamo a sommare a 1. Dunque se il testo è 15, fa più 1 ed è 16. Se però è 60 non deve andare a 61 naturalmente, dunque scriviamo e abbiamo detto che quando il testo del label 3 arriva a 60, allora il testo del label 3 torna a 0. Invece il testo del label 2 sarà uguale al testo del label 2 più 1. Quindi stesso discorso della prima riga. Se è a 2, stavolta saranno i minuti, va a 3, perché c'è la somma di 1 e così via. Ora andiamo a capo e creiamo un altro se all'interno del se generico, quindi scriviamo in questo modo gli abbiamo detto che quando i minuti arrivano a 60 fa tornare i minuti a 0 e somma alle ore 1. Stesso discorso fatto in precedenza. Bene, conclusasi la parte della configurazione del timer 1, possiamo ora andare a configurare il primo button, cioè l'inizio o start come l'avete denominato voi. Allora, dobbiamo dire che se andiamo a premere il tasto inizio si dovrà avviare in automatico il timer. Dunque semplicemente andiamo a scrivere timer 1.start. In questo modo abbiamo detto di avviare il nostro timer. Ora andiamo a configurare il tasto arresta, che è molto simile al codice che abbiamo dato in precedenza del tasto inizia, e andiamo a scrivere timer 1.stop. Infine, come ultimo pulsante, andiamo a dare una configurazione lato codice al tasto formatta. Dunque, molto semplicemente noi, oltre a fermare i secondi, i minuti e le ore, dobbiamo fermare in generale il timer, per così dire. Dunque andiamo a scrivere timer 1.stop. Successivamente andiamo a scrivere in modo abbastanza simile tutti gli altri label da dare una configurazione di partenza uguale a 0, e dunque il resto lo scriviamo per anche gli altri due label. Bene, ora possiamo andare a provare col nostro debugger l'applicazione. Naturalmente non andiamo a testare le ore, ma possiamo andare a testare fino a 1 minuto. Dunque provate a fare su inizio e come vedete si avvierà il label 3, cioè il label dei secondi. Ora vedremo scattare invece il label 2. Come vedete si formatterà in automatico il label 3, ritornando a 0. Proviamo invece questi due altri pulsanti, dunque possiamo fare arresta, come vedete il tempo è stoppato, oppure formatta per andare a resettare i valori. Bene, spero che questo video possa essere stato utile. È un video molto semplice dove abbiamo visto una funzione del cronometro dove potete aggiungerla benissimo in altri vostri progetti. Mi raccomando, per qualsiasi dubbio, esito, commentate, perché mi fa piacere, mettete un like ed iscrivetevi.